Oggi voglio affrontare un argomento che riguarda molti creator in questo periodo dell'anno, ovvero la pausa estiva. Agosto, lo sappiamo bene, è quel mese tanto atteso in cui tanti di noi decidono di staccare e di prendersi una meritata vacanza. È il momento in cui finalmente possiamo allontanarci dalla routine, ricaricare le batterie e tornare, si spera almeno, più ispirati e creativi che mai. Però oggi voglio sollevare una domanda che spesso non viene posta. È davvero giusto lasciare il nostro pubblico senza contenuti per tutto il mese di agosto? Pensa per un attimo ai tuoi follower più fedeli, a quelle persone che ogni settimana aspettano il tuo nuovo video o podcast che sia, come una piccola luce di ispirazione o intrattenimento nelle loro giornate. Sono persone che commentano, condividono, che ti sostengono in ogni passo del tuo percorso. Ecco, è giusto abbandonarli per un mese intero solo perché sentiamo il bisogno di fare una pausa? È vero, lo so, molto probabilmente stai pensando, ma anche il mio pubblico è in vacanza. Certo, è probabile che la maggior parte probabilmente dei tuoi spettatori siano lontani dai loro dispositivi abituali, magari sono impegnati a godersi il sole in spiaggia o le fresche giornate in montagna, ma se il tuo pubblico è davvero fidelizzato, se tu hai costruito con loro una connessione forte e autentica, queste persone secondo te non troveranno forse 10 minuti di tempo per guardare un tuo nuovo video, ascoltare un tuo nuovo podcast anche mentre sono in vacanza? Magari mentre sorseggiano un drink al tramonto o durante una passeggiata rilassante? Qui entra in gioco il concetto di programmazione. La libertà creativa che ci permette di pianificare i nostri contenuti è un'opportunità incredibile che non dovremmo mai sottovalutare. Possiamo preparare video e podcast in anticipo, curarli nei minimi dettagli e programmare la loro pubblicazione anche quando siamo lontani. Immagina, tu sei in vacanza ma i tuoi contenuti continuano a vivere, a comunicare con il tuo pubblico e a mantenere vivo quel legame speciale. Non fraintendermi però, ci tengo a questa cosa, la pausa è sacrosanta. Nessuno dovrebbe mai rinunciare a prendersi cura di se stesso, ma programmare i contenuti, però, è una dimostrazione di rispetto e dedizione verso il tuo pubblico. Significa dire loro, sono in vacanza, ma penso comunque a te. Voglio che tu abbia qualcosa di nuovo da scoprire mentre io mi prendo una pausa. E poi, riflettiamo anche sui rischi di fermarsi completamente per un mese. Sappiamo tutti quanto sia preziosa l'attenzione del pubblico oggi. Viviamo in un'epoca in cui l'attenzione è una risorsa rara e delicata e rischiamo di perderla se non la coltiviamo costantemente. Fermarsi per un mese intero potrebbe significare che i tuoi spettatori più fedeli, per quanto ti vogliano bene, si sentano disconnessi. Potrebbero iniziare a cercare altrove ciò che tu non stai offrendo e al loro ritorno potresti non essere più la loro prima scelta. E poi c'è l'algoritmo, quella creatura misteriosa che governa la visibilità dei nostri contenuti. Prendere una pausa prolungata può influire negativamente sulla tua posizione negli algoritmi delle piattaforme. Quando non pubblichiamo per un po', l'algoritmo potrebbe penalizzarci, potrebbe rendere più difficile raggiungere non solo un nuovo pubblico, ma anche i follower che già ci seguono. In altre parole, potremmo ritrovarci a lottare per riguadagnare il terreno perduto una volta tornati operativi. Fermarsi per un mese intero può quindi diventare un rischio calcolato male. Sì, tornerai più riposato, ma cosa accadrà al tuo pubblico durante la tua assenza? E quanto ti costerà in termini di visibilità e engagement recuperare il terreno perduto? Pensa a chi invece decide di programmare i contenuti per agosto, un mese in cui tanti creator scelgono di fermarsi. Pubblicare contenuti può trasformarsi in un'opportunità unica. Con meno concorrenza, i tuoi video o i tuoi podcast potrebbero emergere più facilmente, attirare nuovi spettatori e magari farti scoprire da chi proprio in vacanza ha più tempo per esplorare contenuti nuovi. Potresti quindi diventare la scoperta dell'estate per qualcuno. Quindi ti chiedo, perché non sfruttare questa opportunità? Perché non pensare al tuo pubblico come a dei compagni di viaggio che vogliono continuare a seguirti anche in un mese di relax? Programmare i contenuti non significa sacrificare le tue vacanze, ma piuttosto dimostrare una professionalità che il tuo pubblico saprà sicuramente apprezzare. Alla fine, ovviamente, la scelta spetta a ciascuno di noi, ma ricordiamoci sempre che il pubblico è il cuore del nostro lavoro e se possiamo regalare loro un contenuto di qualità anche in un periodo di pausa,
Perché non farlo? Magari sarà proprio quel video, quel podcast di agosto a fare la differenza e a consolidare ancora di più il legame con la nostra community. Quindi che ne pensi? È meglio prendersi una pausa totale o programmare i contenuti per non lasciare il pubblico senza nulla? Fammelo sapere nei commenti qui sotto perché sono davvero curioso di conoscere la tua opinione su questo tema. E ricorda, la creatività non va mai in vacanza, può semplicemente cambiare location.